Oggi pasticciamo dei calzini con i microferri circolari. Ecco la prima delle mie 2 calze natalizie. Fantastica, vero? È bellissimo l'effetto di questa calza e vi posso assicurare che non c'è nessuna difficoltà, se non quella oggettiva di fare la calza, per ottenere questo effetto, perché qua il trucco è nella lana. Il filato che sto usando ha una particolare stampa che permette di ottenere, semplicemente lavorando a maglia rasata, una bellissima greca decorativa. Se voi guardate all'interno non ci sono i fili che dovrebbero esserci, perché se io avessi fatto uno jacquard non ho lavorato più colori, ho lavorato un filo che mano a mano che procede cambia la fantasia e di conseguenza cambia il risultato che dà alla vista. Non posso dirvi la marca di questo gomitolo, non perché non voglio, ma perché li ho comprati come stock e quindi non avevano proprio la fascetta, non conosco la provenienza reale, ma si trovano di 2 o 3 marche differenti. Eh, allora, io ho già realizzato un calzino per farvelo vedere e per avere il riferimento, così da potervi spiegare tutte le cose facendovi vedere che le faccio, ma anche parlandone sulla calza già finita, così che sia concreto. Vedete, guardate che bello, c'è dentro il lurex anche. Allora, quello che serve sono dei ferri molto piccoli, perché il filato per calze tendenzialmente ha uno spessore da lavorare con dei ferri del 2,5 o del 3. Dovrebbe avere come composizione 75% lana, 25% acrilico. Poi in realtà esistono tantissime composizioni, non è che quelli non sono fili per calze. Questo dovrebbe essere in quell'ordine. Ci serviranno 3 marcapunti, uno per il giro, perché io lavorerò in tondo, non è cucita, e 2 per i lati del piede. Dal tallone in poi avremo dal tallone in poi avremo 2 segnapunti che girano con noi col lavoro e un gioco di ferri, qualche marcapunto da fissare lungo il lavoro per avere i riferimenti, le quote da cui prendere le misure via via, e il gioco di ferri. Io lavoro con i circolari, quindi microcircolari, questi sono 28 centimetri e per fare la taglia 35-37 sono già quasi troppo lunghi. Il gioco di ferri, non fate come me, il 2,5 è delicatissimo, ne ho rotto uno proprio ieri sera, ma pazienza, lavoro con 4. Il gioco di ferri per la punta, perché appunto già il ferro circolare è tirato su tutta la lavorazione, quando poi si comincia a fare le diminuzioni della punta non basta più. Quando ho trovato, ormai è già passata più di una settimana, questo filato ero troppo contenta perché desideravo provare una calza con questo effetto e quindi ho cominciato il lavoro senza ragionare, l'entusiasmo del momento, e come potete vedere il filato ha un disegno. Adesso se io voglio che i 2 calzini abbiano esattamente lo stesso aspetto devo ripartire esattamente dallo stesso punto, ma il bianco io non so quanto ce n'era, quindi farò qualche prova per partire uguale o perlomeno il più simile possibile. Ma cosa ho dovuto fare? Prima di tutto ne avevo diversi di gomitoli, quindi non ho usato lo stesso gomitolo, non recupero lo stesso gomitolo da cui ho realizzato questo calzino, per quanto ci sarebbe filo per farne tranquillamente un altro, se non altri 2. Ho cominciato un altro gomitolo che aveva la stessa ripetizione del disegno in questo garbuglino qui. C'è il rosso, verde e rosso, pardon, verde, rosso, verde che c'è qua, e dopo comincia il rosso vivo che segue. Quindi il gomitolo, se è dello stesso lotto, è dello stesso colore, e se cominciate prendendo dall'interno, io di solito comincio prendendo dall'interno il filo, anche il nuovo gomitolo dovete prenderlo dall'interno, perché questo filato ha un ordine che non è univoco, non potete cominciarne uno dall'esterno e uno dall'interno, vi vengono alla rovescia i calzini. Comunque ho sfilato tanto filo fino ad arrivare a un punto identificabile del mio lavoro, che era questo, e adesso niente, semplicemente staccherò tutto il bianco prima del motivo precedente. Guardate, vi faccio vedere. Ecco, beh, qua sul finale stavo ricominciando con la sequenza. Questa era la stessa sequenza che avevo all'inizio, quindi io so che c'è il bianco, il verde, il verde, il rosso coi puntini bianchi, del bianco che poi sfuma in bianco misto a verde. Allora, io so che devo staccare
questa parte, che di sicuro è un motivo che non c'è nel mio lavoro. E adesso farò 2 tentativi, purtroppo questo lo si tiene, non è che lo si butta, però comincerò da qui. Farò 2 tentativi per caricare la stessa quantità di bianco che c'è nel mio calzino, che è 1 giro e mezzo, è tutto un giro, in alcuni punti ho fatto una parte del secondo giro, ma tutto questo per dirvi, quando lo fate voi, cominciate il lavoro con l'inizio di un colore, così che dopo perlomeno il punto di partenza ce l'avrete uguale per tutti. Con tutto che già bisogna lasciare lo stroppino per chiudere, che non è una quantità fissa, cioè di variabili ce ne sono tante. Però se riuscite a ottenere 2 calzini pressappoco uguali è meglio. Se no, se invece accettate serenamente che un calzino ha queste 3 righe e il calzino a fianco comincia con queste 3, nessun problema, andate avanti col filo una volta che avete staccato il vostro primo calzino dal gomitolo. Tantissime chiacchiere e ancora non abbiamo fatto un punto. Cominciamo a lavorare. Io lavoro solo ed esclusivamente con i ferri circolari. Finalmente ho trovato dei ferri piccolini. Ultimamente anche la DMC ne ha fatti di veramente corti come cavetto, ma partono dal 3. Questo invece è un 2,5. Mentre nell'uncinetto tiro tanto, ormai non più nemmeno in quello, ma nei ferri dove lavoro tanto la mano è molto morbida, quindi non posso usare un ferro del 3, verrebbero proprio senza forma le calze. Ci son tanti modi per caricare i punti. Adesso ve ne faccio vedere uno che sto usando in questo periodo e che tutto sommato non mi dispiace. Beh, l'avvio è lo stesso dei punti, di come si potrebbero caricare tutti i punti. Poi farò anche il corso di maglia. Giro il filo sulle dita in modo da creare un triangolo che si blocca. Lo vedete che qui i fili si toccano? Passo sotto, dentro, carico il filo dall'altra parte e scarico questo. Adesso questo pezzo è fin lungo, però appunto devo fare qualche prova, è inutile che sto a tagliare, a disfare. Faccio il primo giro e mezzo, ci litigo e poi vi dico. Invece come si caricano i punti? Entrate, adesso spero di riuscire a farvi vedere bene, ho tirato anche troppo. Allora, entrate sotto al filo, con i ferrettini piccoli, farvi vedere sarà interessante. Allora, prima di tutto io tendo il filo con l'indice sinistro. Adesso facciamo che ve lo faccio vedere senza giro il filo. Questo non è da intendersi come tutorial proprio per inesperti, è meglio se le basi della maglia le conoscete già. Cosa faccio? Ogni volta entro sotto al punto, carico un punto, lo porto al dritto e anziché far cadere questo semplicemente carico il nuovo, lo aggiungo. Così ogni volta metto su un punto nuovo. Io sono partita col primo nodino, questo me lo dimentico perché l'altro sistema vuol dire che dovete calcolare quanto filo tenere da una parte e dall'altra. Invece qua sono partita col mio nodino. Per fare un punto nuovo fisicamente carico, pesco il filo nuovo e lo carico. Quindi passo sotto il punto, carico quello che sarebbe il mio punto nuovo e lo butto sul ferro. Ovviamente va un po' tirato, non tirate troppo perché sennò poi il primo giro è sempre troppo teso. Questo è il movimento che dovete fare per la quantità di punti necessari, cosa che adesso affronteremo. Io mi appoggio sempre ai loro modelli, sono fantastici, sono fatti bene, sono bellissimi anche i loro filati. Io riesco a leggerli molto bene, di solito li tengo sul cellulare, certo che stamparli permette di scriversi le note, soprattutto in questo caso dove devo farne 2 uguali, mi sono scritta gli appunti del primo calzino. Per me la taglia sarà 35-37, però vedete ci sono già più possibilità di taglie. Naturalmente una taglia più grande scorrerà sui ferri meglio perché ci saranno più punti, ma dipende da che misura di piedi avete. Allora, noi cominciamo, dopo leggeremo tutte le indicazioni perché quando arrivate ai punti difficili ci sono le spiegazioni dettagliate. Noi ora dobbiamo avviare il lavoro, quindi vado a vedere fisicamente per la mia taglia quante sono le maglie che devo avviare e quindi bisogna cominciare col fare, nel mio caso, 60 punti.
Poi ragazze vi lascio tutte le indicazioni, il link probabilmente se riesco proprio al modello. Io con questo mi sono trovata bene, la calzina è venuta proprio giusta. Allora, ho caricato i miei 60 punti. Dunque, 2 parole sui ferri circolari. Prima di tutto, perché i ferri circolari così corti sono solo con le misure piccole? Perché purtroppo serve una quantità di ferro minima per permettere al punto di regolarizzarsi, che tutto sommato è i 5 centimetri. Questo ferro, per ridurre ancora un pochino la lunghezza, cosa gli hanno fatto? Gli hanno fatto il ferro dove il filo arriva di scarico, quello da cui si pesca il punto, non quello su cui si carica il punto nuovo, più corto, perché tanto appunto questo il punto è già a posto, non è rilevante. L'importante è il punto, è il ferro su cui si caricano i punti, che deve tenere una certa quantità minima di punti della misura adeguata per regolarizzarli. Poi una volta che scorrono non c'è più problema. Quindi troppo corti purtroppo diventa difficile farli. Questi c'è il 2,5 perché è saldato il cavetto. Se c'è il meccanismo dell'intercambiabile, quel meccanismo ha un ingombro che non permette di arrivare al 2,5. Di solito partono dal 3 difatti. Dopo, altra nozione da buttare un po' lì insieme alle informazioni sui ferri circolari. I ferri circolari devono avere sempre almeno caricato la lunghezza, una circonferenza pari alla lunghezza del cavetto. Questa non sembra pari, ok? In realtà lo sarà. Non è pari adesso perché finché non scarichiamo il primo giro i punti sono particolarmente tirati. Quindi normalmente cosa dovreste fare? Dovreste avere i punti che vanno da qua a qua, girate i ferri, il filo è dalla parte giusta e cominciate a lavorare in tondo, no? Continuate a farli passare. Adesso non riesco a farvelo vedere, non arrivano, non ce n'è. Per ovviare questo problema, che è evidente che i punti in questo momento non arrivano a fare tutto il giro, io il primo giro lo lavorerò in piano. Quindi il filo per il momento, io tiro come una disgraziata, quando carico i punti, si vede? Il filo al momento è dalla parte dove ho caricato l'ultimo punto, adesso comincio a lavorarli e passerà dal lato dove dovrebbe essere. Adesso perdonatemi, faccio ancora questa manovra, ma solo perché è scomodo con la videocamera in mezzo. Il primo giro lo devo lavorare tutto a dritto, quindi semplicemente io adesso comincerò a far girare il lavoro e dopo lo faremo diventare tubolare. Vedrete, sarà solo il primo ad essere in piano e poi col filo dell'avvio andremo a chiuderlo, non vi preoccupate. Potrebbero essere troppi i punti di bianco, ma non credo di avere intenzione di disfarlo. Allora, adesso cosa devo fare? Tutti i punti di questo ferro lavorati al dritto. Adesso vi faccio vedere con lentezza e con esasperazione, cioè vi esaspero il punto, come carico il filo. Allora, io tengo il filo in mano, così da tenerlo teso, e lo tengo sull'indice, così che la mia punta, che passa sotto al ferro e dentro all'anello del filo, viene direttamente caricata, cioè quasi non è lei che pesca il filo, sono io che col movimento dell'indice glielo arrotolo intorno e la punta deve solo portarlo al dritto. Ve lo faccio rivedere quando arrivo al verde, così non è tutto bianco e si vede meglio. Adesso tutto questo ferro lo dobbiamo fare al dritto. Ok, ho finito il mio giro a maglia rasata. Confesso di averlo disfatto 3 volte e comunque il bianco è rimasto di più dell'altro calzino, ma questo era un compromesso che ero disposto ad accettare perché la quarta volta non avevo voglia di rifarlo. Se vi capita di tirare troppo quando caricate i punti, potete usare come trucco di usare solo per il primo giro, solo per l'avvio, un ferro un po' più grande, ok? Ma io lo so che poi mi si mollano, è solo questione di fare il primo giro. Dunque, tante cose che ho dato questo video è più per chiacchierare. Come si sceglie? Allora, o scegliete un modello
da un sito che vi vende anche la lana, comprate la sua lana e allora dovreste essere abbastanza tranquille che corrisponda. Adesso sto guardando dov'è l'indicazione sulla quale voglio attirare la vostra attenzione. Oppure cosa dovete guardare? Dovete guardare se vi dà un'indicazione del campione. Eccolo qua. Questo prevede un campione del filato che avete di 20, cioè per fare queste calze in modo che le misure siano rispettate, il campione del filato deve dare 26 maglie in 10 cm e 34 ferri a maglia rasata. Cosa dovete fare? Lo so che questa è la parte che odiate di più quando ve la dico. Dovete fare un campione del vostro filato. Se voi avete già un filato, fate il campione, contate le maglie e di conseguenza poi cercate il modello, perché altrimenti non potete fidarvi di una taglia. Voi scegliete la 36 e poi vi viene larghissima oppure strettissima. Quello purtroppo deve essere adeguato il filato rispetto al modello. Ora, adesso abbiamo fatto il primo giro. Vi ho detto, di solito non si fa così. Questo è un escamotage per quando i punti sono proprio i pipe. Vedete che per me sulla taglia del 35-37 i punti fanno appena appena il giro del ferro. Era meglio fare un calzino più grande, ma io 36 ho, quindi. Adesso cominciamo a lavorare in tondo. Questo è il filo dell'avvio. Dovete aver cura che la catenella dell'avvio dei punti sia tutta sotto, non deve essere arrotolata, sennò vi viene un calzino Moebius e non va bene. Prendiamo il nostro marcapunto, quello di un colore diverso, quello singolo, che sarà quello che ci dirà, non è un marcapunto, in questo caso è un marcagiro, ci dirà quando finisce il giro, quindi è quando è il momento di cambiare la lavorazione. Gli altri li inseriremo molto più in là. Ora dobbiamo lavorare 4 giri a coste. Tra l'altro adesso col filo che contrasta molto di più riesco anche a farvi vedere meglio il punto. Le coste le dobbiamo fare 2 punti a dritto, 2 punti a rovescio. Io di nuovo sto dando per scontato che voi un po' lavoriate già con i ferri. Normalmente con i ferri tradizionali il rovescio come si fa? Si passa così, passate il filo e lo tirate così, ok? Va benissimo, delle volte se sono di corsa faccio anch'io così, perché c'è il sistema per fare il rovescio, caricando sempre il filo con la sinistra, adesso ve lo faccio vedere, ma è un po' più farraginoso, quindi semplicemente che cosa dovete fare? Dovete masticare tanti chilometri di maglia rasata e poi cominciare facendo un po' fatica, va bene, a fare il rovescio, masticare tanti chilometri di rovescio e dopo funziona. Però io adesso ve lo faccio vedere. Allora, passo sotto al filo, sotto all'interno del punto, così. Scusate, sono andata troppo veloce. Allora, non riesco a descriverlo, portate pazienza, guardate, basta, sotto, sotto, vado a prendere il filo, lo vedete? Si è arrotolato intorno al ferro e lo riporto di qua. Adesso lo rifaccio. Perché il filo non si muove dalla sua posizione, sotto il filo, sotto al punto, vado a pescare il filo e lo riporto di là. Allora, dirvi che è facile, come è facile fare il dritto, sarebbe una bugia. Il dritto è molto più semplice. È giusto però farlo così. Se lavorate caricando il filo con la sinistra, la tensione del lavoro la mantenete se continuate a caricare il filo sempre nello stesso modo. Ribadisco, io per prima in alcune lavorazioni, se devo fare un ferro, paradossalmente, se devo fare un ferro tutto a rovescio, raro nella lavorazione circolare, ma può succedere, preferisco caricare i punti col metodo del ferro tradizionale, perché sono più abituata, ok? Se invece son le coste, così almeno non continuo a cambiare la posizione del filo, è pratico, bisogna semplicemente rassegnarsi a fare un fatica le prime volte, perché le prime volte si fa tanta fatica, e poi viene. Certo che per chi passa dai ferri tradizionali ai ferri circolari c'è fatica, perché è come imparare di nuovo, ma i ferri tradizionali vi sembrano più semplici solo perché
tanto tempo fa avete fatto questa fatica, ora la fatica l'avete dimenticata e avete le routine che avete appreso che ve lo fanno sembrare estremamente semplice. Se siete disposte a fare la fatica di apprendere le nuove routine dei ferri circolari, nel giro di pochissimo anche i ferri circolari vi risulteranno semplici come i tradizionali. Per chi invece impara da zero, il mio consiglio oggi è imparate coi ferri circolari, che sono tutto un altro mondo. Allora, adesso va bene chiacchierare, di chiacchiere ne avrò un sacco da fare con voi oggi, però facciamo un po' di lavoro e poi ci rivediamo. Adesso faccio i miei 4 giri a coste. Ribadisco, se siete più serene, il rovescio lo fate così e va benissimo e nessuno vi dice niente, ok? Anche perché se l'alternativa è non riuscire a fare un lavoro, no, 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 no. Oh cavolo, adesso devo accorciare il mio filo panna. Vedete quanto era alla e avrei dovuto tirarne via ancora un gran pezzo, adesso questo lo accorcio perché sennò è solo una rogna. No, bugia, non faccio i 4 giri, ci rivediamo alla fine di questo giro così vi faccio vedere la magia del circolare. Allora, ho finito il primo giro, c'è già un trattino che mi collega, siamo già andati oltre, però ecco, adesso qua lo vediamo bene. Allora, sono arrivata all'ultimo punto del giro, sposto l'anellino che mi dice che questo giro è finito e adesso vado avanti e si continua così, capite? Adesso aspettate che qua avevo preso male il punto, lo sistemiamo subito. Vabbè, adesso lo sistemo come si deve, eh? Il bello dei ferri circolari è quello, non c'è più un'interruzione, si continua a lavorare in tondo, quindi la maglia rasata è sempre al dritto. Vabbè, le coste no, il rovescio bisogna farlo per forza. Ma adesso che ci togliamo i 4 giri di coste dell'avvio, poi sarà tutta maglia rasata, sarà molto molto più snello il lavoro. Adesso quindi, questo è la magia dei ferri circolari, si passa l'anello e si va avanti. L'anello gira con il lavoro, arriva di nuovo al punto giusto, poi appunto inseriremo anche quelli che ci dicono come lavorare la nostra calzina, ma questo è fondamentale, questo deve esserci sempre. Allora, adesso appunto abbiamo fatto il primo giro a coste, dobbiamo farne altri 3, un totale di 4, poi vedremo come continuare col calzino. Invece intanto vedremo come il filo fa la sua magia, perché qua l'altra magia è quella di questo filo. C'è dietro uno studio pazzesco in questi filati. Il filo a un certo punto, che a un certo punto ovviamente calcolato per funzionare sulle calze, cambia il colore. Allora, naturalmente, se con questo filo fate un golf, la greca non vi viene. Naturalmente questo filato deve funzionare tanto per la taglia piccolina quanto per la grande del 40-42. Io devo essere onesta, con questo non ho ancora provato a fare un calzino 42, più che altro perché ci vuole un sacco di tempo e fine, è meraviglioso da indossare perché è proprio bello sottile, però c'è tanto lavoro. Direi, per logica, se fra di voi c'è qualche produttore di filati, batta un colpo e dica com'è davvero, direi per logica che il disegno è calcolato per dare il meglio di sé sulla taglia media e poi essere magari un po' più abbondante o un po' più tirato sulla più piccola e la più grande, ma questo lo dico come logica, perché deve esserci un meccanismo che regola quando farlo cambiare. Dopodiché, purtroppo, ecco, se lo volete usare per uno scaldacollo, vi verrà un meraviglioso scaldacollo matto come fantasia, ma non vi verrà la greca, a meno che a un certo punto non comincino a fare i gomitoli calcolati per fare il golf, lo scaldacollo. Però capite, lo scaldacollo ancora sul gomitolo ti dice qual è la circonferenza che devi fare e quindi il meccanismo funziona. Un golf non è tanto la taglia quanto il fatto che il golf è fatto sia dal punto dello sprone che dal punto della vita che dalle maniche, quindi purtroppo probabilmente la difficoltà lì è avere un equilibrio che permetta di fare una greca che funziona sempre in qualunque punto del golf. Allora, mi vengono in mente un sacco di cose, le devo dire subito perché in realtà questo video lo girerò nell'arco di una settimana e quindi se non le dico nel momento in cui le ho in mente, poi sono perse. Naturalmente, perché tanto che realizzavo il primo calzino, alcune cose erano evidenti. Secondo me questo è pazzeschissimo anche per fare, adesso, vabbè, nel filo calzino, ma gli scaldavambracci per poter usare le maniche corte anche in inverno e potrebbe essere
fantastico dopo quando avrò il pezzettino anche per fare i guantini. Allora sì, di nuovo è una proporzione che funziona, i guantini senza dita, viene benissimo. Le possibilità ci sono, uno scaldamuscolo non troppo largo, ad esempio, tutto sommato rientra nel range di una calza della misura di avvio della calza magari del 40-42, quindi non è che ci potete fare solo i calzini. Certo che non è il filato, se volete ottenere questo effetto bellissimo, non è il filato che potete usare in qualunque progetto. Sul cappellino da bambino probabilmente sì, da adulto bisogna provare. C'è anche da dire che a volte l'unica è fare dei tentativi. Io sono al terzo giro, dai che riesco a farvi vedere subito come si va avanti, così poi ho un pezzo molto lungo, tutto ripetitivo da fare con calma. Purtroppo io di solito lavoro con ferri molto più grossi, questa è davvero lenta come lavorazione, io che ho pochissimo tempo ci metto una vita, però va detto, il risultato del calzino è davvero splendido. Mi manca l'ultimo punto del quarto giro. Adesso siamo ad un passo dalla lavorazione comoda, quella rilassante. Abbiamo un ultimo giro un po' ehm, dove bisogna prestare attenzione, via, rognoso no, è una parola grossa. Allora, scusate, faccio l'ultimo punto del giro vecchio. Così passo il mio marcagiro. Faccio il primo punto, però dobbiamo ricordarci che questo l'ho già fatto, va già contato nel nuovo giro. Adesso questo giro lo faremo a maglia rasata, ma dovremo fare delle diminuzioni, perché le coste comunque sono leggermente più strette della lavorazione, quindi qualche diminuzione porterà la gamba pari come diametro rispetto a questa parte lavorata a coste. Vorrei provare a leggere con voi, adesso purtroppo mi rendo conto che magari voi non leggete fisicamente, ma per affrontare come si capisce, come si legge uno schema. Allora, ci ha detto che dobbiamo continuare a coste 2 dritti, 2 rovesci per 4 giri, l'abbiamo fatto. Ora continuare a maglia rasata, però vedete che c'è un alert. Allo stesso tempo ve l'ha scritto anche in grassetto, perché? Perché se cominciate a lavorare dopo dovete disfare, perché sul primo giro c'è una cosa da fare: distribuire 6 diminuzioni. Noi abbiamo 60 punti, su questi 60 punti dobbiamo distribuire 6 diminuzioni. Per noi è particolarmente facile, è una ogni 10 punti. Cosa vuol dire? Che noi all'interno di un blocco di 10 punti dobbiamo metterne insieme 2. Io di solito lo faccio sugli ultimi 2, quindi il nono e il decimo. A volte il conto è un pochettino più rognoso, a volte bisogna magari alternare numeri diversi. Questa volta siamo fortunate, soprattutto se state seguendo la mia misura. Quindi lo facciamo insieme e poi andiamo avanti, ognuna per i fatti suoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso vedete che sto già lavorando tutto a maglia rasata, È molto più spedito, io viaggio veloce con la maglia rasata. 8. Mancano gli ultimi 2 punti. Gli ultimi 2 punti devono diventare uno solo. Dobbiamo lavorarli. Qua non lo dice neanche nelle specifiche, quindi bene a dritto, fine. E stiamo lavorando a dritto, è un ferro a dritto, si dà per scontato che è a dritto. Se non è specificato se è a rovescio, se uno è da far passare, ci sono un sacco di cose che si possono dover fare. In questo caso stiamo lavorando a dritto, non dice niente, caliamo a dritto il punto. Quindi, anziché prendere solo un punto, ne prendo 2 e faccio il mio punto normale. Scusate, faccio così solo per evitare che mi cada adesso che è in camera. 2 punti sono diventati uno solo. Dobbiamo ripeterlo ogni punto 9 e 10. Ok, quindi adesso ricominciamo col conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 2 insieme. Sempre a dritto, tutto dritto, passo sotto agli ultimi 2 punti sul ferro, carico il mio punto e ho fatto la diminuzione.
chiudiamo così il ferro, quindi ogni 10 punti una diminuzione. Poi cominceremo a lavorare solo a maglia rasata, proprio tutto a giro, per 12 centimetri. 12 centimetri partendo da qui, quindi non 12 centimetri di maglia rasata. Io, che ho già fatto un calzino, mi sono già segnata quanti giri, in questo caso di maglia rasata, perché quando il lavoro misura 12 centimetri tutto il lavoro, tenere le prime 26 maglie, si comincia a lavorare il tallone. Ma 12 centimetri col bordo, invece di maglia rasata, io per il mio calzino, era qua il punto, ho contato 12 centimetri da qui a qui, ma da qui a qui dove è la maglia rasata so che ho fatto 45 giri più il giro sul ferro. Quindi adesso non userò la misura, io conterò i giri perché voglio che i due calzini siano esattamente uguali. È un mio sistema. Preferite misurare tutte le volte, misurate tutte le volte. Qui ognuno si deve creare un po' anche le sue strategie. L'importante è che dopo i calzini siano il più simili possibile. Eccomi, ho fatto i miei 45 giri e ho il 46esimo praticamente è quello sul ferro. Il lavoro misura 12 centimetri e devo essere onesta, per ora sta procedendo tutto pari. Ho solo il dubbio che nella calzino precedente il giro del... No, ecco, il giro aveva già il bianco, questo è più corto, però i giri sono gli stessi. Purtroppo questo è il rischio di fare due lavori, cioè la lana non sarà mai uguale, la mia tensione della mano non sarà mai uguale, quindi purtroppo proprio identici non saranno, però via, direi che sono due calzini che viaggiano abbastanza fratelli. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare il tallone. Questo, allora ragazzi, non è che questo è il sistema universale per fare delle calze, ce ne sono tanti. Questo l'ho trovato abbastanza snello, abbastanza facile da leggere e da seguire. Adesso siamo a questo punto qua. Quando il lavoro misura, nel mio caso 12 maglie, ovviamente io dico la misura piccolina, se dovete fare le misure più grandi dovete rifasarvi sulla vostra indicazione. Dobbiamo lavorare le prime 26 maglie e mettere in sospeso le successive 28. Parlano di un fermamaglie, sono spille tipo le spille da balia, molto molto lunghe. Dovevo portarmene una, ve la faccio vedere nel prossimo pezzo della lavorazione. Io le uso raramente perché sono tanto rigide e trovo che deformino molto il lavoro, segnano tanto il primo punto e l'ultimo. Quindi nel tempo ho provato a usare anche un cavetto dei ferri, i ferri intercambiabili hanno il cavetto che può essere bloccato con i due tappi e quindi uso anche quello, ma sti calzini di nuovo è davvero piccolo e quindi quest'oggi userò un'agugliata di filo e lago e li metterò in sospeso su un filo stesso. Certo che poi si chiuderanno tanto, andranno riaperti uno per uno quando li ricarico sul ferro, però niente di che. Ma in buona sostanza adesso cosa dobbiamo fare? Lavorare 26 punti dal segnapunto, io uno l'ho già lavorato per non perdere il segnapunto, e poi togliere dai ferri gli altri 28. Ho lavorato 26 punti dal segnapunto, dal segnagiro e ora semplicemente scarico, contandole, così intanto ci accorgiamo se abbiamo fatto qualche pasticcio, le successive maglie che dovrebbero essere in totale 28 per arrivare, cioè tutte quelle che rimangono fino a chiudere il giro. Quindi buona pratica intanto è contarle. Quando arriveremo in fondo potremo mettere da parte un attimo il segnagiro perché lavoreremo in piano sulle maglie che rimangono sul ferro. Allora, il segnapunto, come vi dicevo, per ora, per un po' non ci servirà. Sono stata brava, i punti erano davvero 28, per ora non ne ho né aggiunti né mangiati, ma mai dire mai. Fate un nodino sui due capi del filo, non tiratelo, lasciatelo morbido così che le maglie possano stare al loro posto e non tirate troppo il nodo perché dopo a ogni buon conto è vero che si può tagliare e buttare via, ma dovremo disfarlo. Adesso quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare a maglia rasata per un totale, nel mio caso, di 5 centimetri.
Adesso dobbiamo continuare a lavorare a maglia rasata. Allora, sui ferri circolari si può, scusate, mi sono ingarbugliata col filo. Sui ferri circolari si può lavorare naturalmente anche in piano. Nel momento in cui giriamo questo video, il corso l'ho fatto solo di uncinetto, non di maglia. Dopo il Natale spero di riuscire a metter mano anche ai ferri circolari per togliere un po' di dubbi. Mm, naturalmente, semplicemente alla fine del ferro cosa si fa? Si rigira di nuovo e si ricomincia. Naturalmente adesso per lavorare a maglia rasata un ferro sarà al dritto e un ferro sarà al rovescio. Come vi dicevo tante volte, io sul rovescio, quando è tutto un ferro a rovescio, carico comunque il filo sulla destra, con la destra, ma questo è il momento per farvi rivedere ancora una volta come si fa il rovescio con la sinistra. Lo so che è anche difficile da vedere, ovviamente mi è capitato di nuovo il pezzo del filo bianco. Vado a trascinarmi il filo in questo modo. Le prime volte è stranissimo, dovete rassegnarvi a far fatica per un po'. Se non accettate di fare fatica per un po', non potete impararlo. Ribadisco, l'altro vi sembra più facile perché semplicemente la fatica l'avete fatta tanto 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 tempo fa, il più delle volte quando eravate bambine e non ve la ricordate, ma avete fatto la stessa fatica, credetemi. Perché è la stessa che faccio io quando cerco di imparare nell'altro modo. Allora, niente, io so quanti giri devo fare per ottenere lo stesso calcagno dell'altro calzino. Ci rivediamo quando abbiamo finito i giri di maglia rasata. No, scusatemi, ci ho ripensato, questo ve lo faccio vedere perché è la domanda più frequente in assoluto che mi sento rivolgere quando propongo di provare i ferri circolari. Allora, faccio l'ultimo punto, ok? Ho finito il ferro e adesso esattamente come se fosse un ferro tradizionale, lo passo in questa mano, prendo in mano l'altra punta e ricomincio a lavorare. Non so perché è la cosa che crea più ansia a chi non ha mai lavorato coi ferri circolari. Non c'è proprio problema, però questa è la domanda che mi viene fatta più spesso da chi non ha provato e così ve l'ho fatto vedere. E niente, si riparte e si fa il nuovo ferro. Alla fine si girerà, ma esattamente come se fossero ferri dritti, semplicemente non li mettete sotto il braccio. Allora, confesso di aver fatto vincere l'equilibrio sul disegno dei due calzini, quindi di aver disfatto, aggiunto le righe che mi portavano a fare lo stacco esattamente nello stesso punto dell'altro calzino, quindi c'è la riga bianca su tutti e due i calzini e poi parte il tallone. Magari poi un calzino sarà mezzo centimetro più lungo dell'altro, ma escludo che si possa vedere. Adesso ho fatto i miei 5 centimetri del tallone di maglia rasata, questa era la parte semplice, ora comincia quella un po' più complessa. Le istruzioni dicono come prima cosa, non prendo il foglio ma quello che devo fare, di inserire un fermapunti qui, ossia io in un punto devo inserire un marcapunti e lasciarlo in quel punto, dopo lo posizionerò meglio, ma almeno so che questo è il giro da cui adesso dovremo cominciare a contare, non sarà più l'inizio del lavoro. Ora dobbiamo leggere le istruzioni per il tallone. Si legge fino a un certo punto, ma se tanto avete deciso di fare le calze, il modello dovete stamparlo anche voi. Allora, sostanzialmente ad ogni ferro che continueremo a lavorare, un dritto, un rovescio, un dritto e un rovescio, dovremo fare delle diminuzioni. Sul ferro a dritto, quando arriveremo quando rimarranno 7 maglie, la prima la passeremo, lavoreremo la seconda a dritto e poi accavalleremo la prima che abbiamo passato senza lavorare. Sul ferro rovescio lavoreremo di nuovo fino a quando rimangono 7 maglie, passeremo una maglia a rovescio senza lavorarla, lavoreremo una maglia a rovescio e accavalleremo la prima. Il giro dopo, alla sesta maglia, la coppia di giri dopo, alla quinta maglia, bisogna fare così fino a quando aspettate che leggo veloce, continuare le diminuzioni in questo modo con una maglia in meno in sostanza ad ogni giro fino a quando ci sono 14 maglie in tutto sul ferro, ma praticamente arriveremo a diminuire
Le ultime le lavoreremo proprio sul bordo da una parte e sul bordo dall'altra. Adesso vi faccio vedere il primo ferro, la diminuzione anche sul secondo e poi niente, lì si tratta di avere il modello e seguirlo, è inutile che vi faccio vedere ogni volta, adesso 5 maglie, adesso 4 maglie, diventa solo noia. Così poi invece andiamo via spedite per vedere come si riprendono i punti, come si chiude effettivamente il calcagno e il piede del calzino. Allora, ho lavorato il mio ferro a dritto, mancano 7 maglie prima della fine del ferro. Cosa devo fare? La prima maglia la prendo a dritto senza lavorarla, la seconda la lavoro. Recupero la prima e la faccio cadere su quella lavorata. In questo modo vedete che il punto si è spostato in questa direzione. Ehm, Secondo me potevo lavorarle a dritto sul lato dietro, però se le istruzioni danno un'indicazione, seguiamola che è meglio. Allora, adesso lavoro il mio ferro a maglia dritta, ma questo è il lavoro che dovremo fare su tutti i giri a dritto, spostandoci ogni volta di uno verso l'esterno. Niente di trascendentale e se un minimo di pratica ce l'avete, anche se andate nel panico del mamma mia, questa volta quando devo farlo, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sesta è quella che coincide, cioè adesso al prossimo giro a dritto dovremo accavallare la sesta sulla quinta e sarà quella che avrà già l'accavallamento, quindi già questo vi dà un po' un indizio. Adesso vediamo il rovescio. Eccoci, 7 punti dalla fine, dobbiamo fare la stessa cosa, ma lavorando tutto a rovescio, quindi prendo il punto a rovescio, lo passo senza lavorarlo, lavoro a rovescio il successivo, recupero la maglia che ho passato senza lavorarla e la faccio cadere su quella lavorata. Al dritto, adesso finisco il ferro e ve lo faccio vedere, avremo lo stesso effetto di prima ma in direzione opposta. Questo creerà un bel motivo sul calzino, questi aumenti e diminuzioni fatti in modo da dare un disegno, dopo si vedranno, questi si vede, fa differenza il non farli tutti e due uguali. Ne vedete? Quello sul verde si fa più fatica a vederlo. Uno qua e uno qua. Ma li vedete qui? Ecco, stiamo facendo questa parte qui, e si vede la riga che disegnano e la disegna al punto che va in quella direzione. Se voi dopo lo sbagliate lo fate alla rovescia, da una parte mi viene più bello che dall'altra, siamo onesti, di qua mi viene un pochettino più irregolare, di qua mi viene più preciso, questo è il ferro al dritto. Se sbagliate, se lo fate pasticciato, si vede, invece così crea un disegno, una linea che fa motivo, che non è brutta da vedere. È la stessa che, cioè, faremo una cosa simile anche qua per ridurre tutti i giri e avere il collo del piede maggiore, ma poi la parte più affusolata meno larga. Allora, intanto scusate, io sono riuscita a recuperarvi, frugando nei miei scatoloni, altri 2 esempi di lana per calze, di filato per calze, pardon, perché io speravo di recuperare un gomitolo con fascetta di un filato con questi colori, non proprio lui ma uno simile. E invece è sfumata, la ditta da cui speravo di trovarla non ce l'ha più a catalogo. Questo è un vecchissimo filato per calze della Lidl, sfacciato, Crealando. Ed è, dov'è che c'erano le, ah no, sono sul pacchetto, questo è bambù, 75% bambù e 25% acrilico, quindi queste praticamente vengono calzini con un peso equivalente al cotone. Questa invece è semplicemente una delle tante ditte che si possono trovare di filato per calze e ha come composizione, lo vedete qua, 75 lana, 25 nylon. È la composizione più frequente, poi in realtà si trovano anche con filati più pregiati, ma questo è quello più diffuso. Probabilmente, presumibilmente, no, pardon, sul pacco è un pacco di quelli stock, quindi non c'è l'etichetta, ma c'è la composizione era indicata ed era 75 lana, 25 acrilico. Si può fare anche con la pura lana, rimane un pochettino meno robusta. Questa è una calza un po' più resistente nel tempo. Certo che magari tutto pura lana o col cashmere è più morbidina ed è più piacevole da indossare.
Scusatemi, mi perdo in chiacchiere di continuo, i miei video diventano infiniti. Adesso dobbiamo continuare a fare le diminuzioni, come detto sullo schema, diminuendo un punto al dritto, un punto al rovescio, ogni volta spostandoci lateralmente di 1 rispetto al giro precedente, fino a quando sul ferro non rimarranno 14 maglie, ma che in pratica saranno davvero le 14 maglie comprese fra i primi 2 e gli ultimi 2, vedrete, non è che si può tanto sbagliare. Ci rivediamo quando arrivo lì. Siamo alla parte più rognosa. Ora dobbiamo riprendere tutte le maglie a lato dei 2 lati del nostro calcagno, ricaricare i punti che avevamo messo in sospeso, poi cominceremo le diminuzioni. Ma per il momento il nostro vero problema è recuperare, aspettate che mi sono impigliata ovviamente, recuperare le maglie. Allora, questo continua ad essere il primo punto del giro, era il primo punto del giro e continua ad esserlo, perché dopo dovremo rimettergli il suo segnagiro, ma intanto dovremo anche aggiungere 2 segnapunti che gireranno sui ferri con noi, che saranno quelli che indicheranno i laterali del nostro piede, perché poi quando sarà il momento di fare le diminuzioni, adesso servirà a fare i cali del tallone e poi servirà alla fine per le diminuzioni della punta. Allora, scusate, sto lavorando velocemente mentre parliamo le 14 maglie del sotto del tallone. Quello del tirar su i punti, fate così, cercate le istruzioni di qualcuno che fa calzini più spesso di me. Allora, prima di tutto io ho fatto più di 13 giri, quindi se prendo ogni giro un punto, ne prendo di più. Erano 19, una ventina di giri, quindi cosa farò? Prima di tutto non tirerò su il filo del punto del giro precedente, ma tirerò su il filo, farò già praticamente lavorerò già al punto, adesso non è facile, perché ovviamente ora con il cellulare di mezzo ne prenderò su uno sì e uno no di quelli che mi si presentano, che già praticamente se no è il doppio dei giri, ma ogni tanto ne salterò uno per arrivare a un totale di 13, che sono i punti che devo prendere io. Qui vorrei confrontarmi con chi fra di voi è più esperto nella produzione di calzini, se c'è qualcuno esperto, se poteva valer la pena lavorare tutti i punti e poi ridurli e poi lavorarli 2 a 2 insieme dopo, così da creare magari meno divario. Però in buona sostanza dovete assicurarvi, questo era l'ultimo punto del mio tallone, di pescarne 13 con questo sistema, che cercando di distribuirli il meglio possibile, piuttosto quando arrivate in fondo li si ricarica se proprio ne avete tanti di più o tanti di meno. Nell'altro mi era capitato. Adesso io l'altro l'ho fatto così e quindi non posso fare questo caricandone una quantità decisamente maggiore e poi diminuendo, perché dopo si vedono le differenze sui 2 calzini. Però se voi avete delle esperienze, insomma ne avete fatti più di me e avete voglia di scrivermi cosa ne pensate, io un consiglio lo accetto sempre molto volentieri. Ci ritroviamo quando ne ho caricati 13, cioè fra un po' di sfericarica, di sfericarica. È andata bene, ho disfatto solo una volta. Spero di averle recuperate distribuendole abbastanza uniformemente. Ora devo riportare sul ferro i punti che avevamo messo in sospeso sul nostro filo. Se anche sono scappati un po' dentro, basta che tirate un po' il filo e tornano fuori, ok? Ma prima di far questo, entrano in scena i miei due marcapunto per evidenziare il sopra del piede, che mi aiuteranno con le diminuzioni. Li ho fatti di un colore diverso. Questo è quello che ci dice quando inizia il giro, questi che devono essere 2 sono di un colore diverso e ci diranno quando diminuire. Quindi posiziono il primo. Per ora non ho nemmeno disfatto il nodo che ho fatto sul mio filo dei punti in sospeso, tanto dopo lo posso sfilare tutto in una volta. Ricarico i miei 28 punti. Alla fine dei miei 28 punti metterò un altro marcapunto. Adesso ovviamente farò fatica. Se l'avete messo su una spilla si fa meno fatica, perché la spilla ve li tiene di misura, però appunto a me impiccia avere la spilla. Io sto usando i ferri circolari, ma naturalmente potevate usare il gioco di ferri, questo ve l'avevo detto, vero? Spero. Alla fine dei 28 punti metterò il secondo marcapunti, farò lo stesso lavoro che ho fatto di recuperare 13 maglie sul laterale del tallone
e poi avrò chiuso il giro più antipatico di tutti e potremo cominciare a lavorare le diminuzioni del tallone. Naturalmente, una volta che ho finito di ricaricare tutti i fili, tutti i punti, il filo che avevo usato per tenere in sospeso le mie maglie lo sfilo. Opla, l'ho lasciato dentro, guai. Boh, adesso di nuovo, come prima, vado a cercarmi i miei 13 punticini che magari segnino poco il punto, perché se si allungano troppo dopo viene un punto molto evidente e non è bello. Ah già, che sciocca, no, aspettate, scusate, questi adesso li sposto perché devo lavorarli prima di arrivare lì. Io li ho solo caricati, ma li devo prima lavorare, avrei dovuto caricarli con l'altro ferro e, e farli arrivare a questo punto, ma perché li avevo lavorati, portate pazienza. Boh, li ho ripassati tutti, sono tornata al segno e adesso semplicemente devo lavorarli tutti a maglia rasata, non era niente di che, ma non bastava caricarli solamente. Naturalmente, prima di caricare i punti sul laterale del calcagno, dobbiamo mettere il marcapunto. Dico naturalmente perché io ovviamente l'ho dimenticato, li ho caricati tutti e adesso li ho scaricati tutti e li ricarico tutti. Ma visto che tanto li avevo distribuiti che non mi piaceva troppo, approfitto per farlo meglio. 13 punti anche su questo lato e poi a quel punto abbiamo finito il giro della ripresa del lavoro e possiamo cominciare a lavorare la nuova parte. Eccoci, più o meno precisi. Torna il nostro segnagiro e ora vediamo che cosa dobbiamo fare. Qua, francamente, se non avete il modello davanti è impossibile andare avanti. Allora, come fare le diminuzioni ve lo faccio vedere, perché appunto ogni tanto ci sono delle parole che lasciano un po' perplessi, ma le diminuzioni andranno ripetute a giri alterni prima 8 volte, quindi un giro con la diminuzione e il giro dopo senza, poi lavorare... no, questo ok, questo è solo 8 volte perché le altre invece le dovremo ripetere prima giri alterni, poi tutti i giri. No, niente, pardon, questo è 8 volte a giri alterni, ossia al primo giro, questo giro faremo la diminuzione, il giro successivo no. Il giro dopo faremo la diminuzione, il giro successivo no. Se avete paura di sbagliare, scrivetevi degli appunti, vi tenete un foglietto o sul blocco, sul modello stesso, come faccio io mi scrivo tutto davanti, dietro, lo tenete come blocco appunti. Quello che dobbiamo fare adesso è continuare a lavorare a maglia rasata. Il bello di questo filo e di questo progetto è che il punto è rilassante, non siete costrette allo stress di dover fare punti elaborati, perché l'elaborato ce lo mette il filo. Quello che dovremo fare sarà, quando arriveremo vicino al marcapunto e vicino a questo, ragionare sulle diminuzioni, ma intanto arriviamo fin lì. Stiamo facendo questo, ok? E in buona sostanza noi stiamo lavorando il calzino così, dopo riprendo in mano il mio, ma praticamente siamo partite da qui, ci stiamo spostando, arriviamo qui e dovremo fare questa diminuzione, poi ci sposteremo e dovremo fare la sua controsorella, ok? Da questa parte. Vengono diverse perché a tutti gli effetti sono due punti diversi. Io evidentemente tiro il filo in modo diverso e questo è il risultato. Allora, siamo partite, questo è il nostro sopra del piede, lo spazio compreso fra i due segni neri, qua non ci sarà niente, le diminuzioni andranno fatte prima e dopo, andranno fatte nelle ultime due maglie prima in un modo e nelle prime due maglie dopo in un altro. La diminuzione che viene fatta nelle maglie prima del marcapunto è diritto ritorto, ossia se fosse diritto, l'abbiamo già visto, prenderei le due maglie così e farei il punto. A diritto ritorto vuol dire che lavoro a dritto, le maglie sono a tutti gli effetti al dritto, ma io prendo, senza prendere il marcapunto, cosa che sta diventando più difficile del previsto, la parte dietro del filo. Adesso scusate, mi sono impasticciata, l'ho fatto troppo lentamente, perdo la routine e non riesco più a farlo.
passo il mio filo, faccio cadere le maglie. Questo disegnerà la righina che seguirà la diminuzione. Passo il mio marcapunto, lavoro il sopra del piede a dritto senza complicazioni e siamo arrivati all'altro segnapunto. Finisco i miei punti, passo il segnapunto perché da questo lato le diminuzioni vanno fatte dopo il segnapunto e in questo caso invece a diritto normale. Quindi prendo 2 punti insieme lavorati a dritto, carico il mio filo e chiudo e ottengo un punto da 2. Questo è quello che dobbiamo fare, ok? Non è niente di trascendentale. Dobbiamo lavorare un giro con le diminuzioni e un giro no. Quindi il prossimo giro sarà solo maglia rasata, al giro successivo faremo le diminuzioni. Le diminuzioni vanno fatte un totale di 8 volte. Allora, qua lo vedete, purtroppo io amo i ferri circolari, Questi però sono già quasi troppo grandi per la misura che sto facendo. Ci sono sempre troppi pochi punti. Io trovo più faticoso il gioco di ferri e quindi accetto il compromesso di dover far la fatica di continuare a far ruotare il lavoro. Però un ferro un po' più corto sarebbe stato più comodo. Al momento ho trovato i ferri più corti nella nuova linea DMC. Sono davvero cortini, quelli vi permetterebbero probabilmente di fare anche calzini da bambini, ma partono dal numero 3 e quindi questo filato per la mia mano richiede il 2,5 e son già belle che fregata. Però via, non è una cosa drammatica, dovete semplicemente i punti scorreranno un po' meno da soli, dovrete farli scorrere un po' di più voi. Io intanto parlavo, ho già cominciato il giro dei punti tutti a dritto senza nessuna complicazione. Scusatemi, non sto neanche a farvi vedere di nuovo le diminuzioni. Sapete che sul giro dove dovete fare le diminuzioni, le 2 maglie prima del marcapunto le lavorate insieme ma prendendole da dietro, le 2 maglie dopo il marcapunto le lavorate prendendole insieme al diritto. 8 volte in tutto, dopodiché si torna a lavorare a maglia rasata senza pensieri e lo si fa fino a quando il lavoro misura. Scusate, devo andare a leggere perché tutte le volte me lo dimentico. 18 centimetri da questo segnapunto. Poi io appunto cercherò di fare un equilibrio fra i giri e il disegno del mio calzino con quello nuovo. Però in buona sostanza si va avanti. Beh, adesso si fanno le diminuzioni, poi si va avanti a maglia rasata, maglia rasata, maglia rasata, maglia rasata, maglia rasata, maglia rasata, fino a quando il lavoro non misura 18 centimetri, che non è qua. E questo segno qui me l'ero messo perché contavo i giri e questo era il 50 giri, quindi ricominciavo a contare da qui. Ma questo era il marcapunto del tallone. Le diminuzioni, vedete che ci sono le diminuzioni per la punta, sono bellissime. Queste partiranno dopo circa 18 centimetri o comunque quando mancheranno 4 centimetri dalla punta del piede. Siamo all'ultimo step del nostro secondo calzino, quindi dai, il lavoro è praticamente finito. Allora, ho di nuovo messo il mio marcapunto dei 50 giri per contare, niente, mi manca solo la parte delle diminuzioni. I 2 marcapunti neri che prima delimitavano i lati del sopra del piede, adesso vanno spostati in modo che ci siano 26 punti sotto, sì, io continuo a parlare ovviamente della taglia piccola, e 26 punti sopra, prima ce n'era 24 e 28. Io li ho già posizionati nel punto giusto. Ora comincio con il primo giro delle diminuzioni. Allora, di nuovo, io ve le dico queste cose, però è ovvio che se voi i calzini li fate per davvero dovete avere in mano il modello con le cose scritte, se no ricordare è difficile. Comunque sia, siamo a questo punto. Allora, continuare a lavorare a maglia rasata e allo stesso tempo diminuire per le dita. Come? A ogni lato del segnapunto noi dovremo diminuire prima e dopo. Prima 2 maglie a diritto, dopo 2 maglie a diritto ritorto. Lo facciamo una volta giusto per vedere, ma non vi faccio vedere tutta la parte del punto basso, del punto dritto. Ci vediamo quando sono al marcapunto. Allora, qui c'era l'inizio del giro, ok? Noi dovremmo diminuire ai 2 lati di ogni segno del lato del piede, come? Sono arrivata, mancano gli ultimi 2 punti. Prima
del segno dobbiamo diminuire 2 maglie insieme a diritto, quindi le prendo come se facessi un punto dritto, ma le prendo tutte e 2 insieme e chiudo il mio punto, così 2 maglie sono diventata una. Passo il segno. Le successive le devo lavorare a dritto ritorto, ossia a dritto, non a rovescio comunque, ma prendendo la parte dietro del punto. Quindi io devo infilarmi per riuscire a prendere la parte posteriore del mio punto e chiudo il filo. In questo modo, adesso scusatemi, è così che io spacco i ferri, in questo modo avremo i punti che disegnano un motivo coerente. Adesso io purtroppo quando faccio il ritorto dopo devo dargli una aggiustata perché lascio il punto un po' più largo, però creano 2 file, 2 righe che vanno nella stessa direzione, altrimenti si vede che i punti vanno un po' da una parte e un po' dall'altra. Quindi è importante mantenere questa regolarità. Prima del segno 2 punti a dritto, dopo il segno 2 punti a diritto ritorto. Ora ovviamente dobbiamo arrivare anche al secondo segno e fare la stessa cosa. Poi vi spiego che cosa succede. Sono di nuovo al marcapunto, di nuovo le ultime 2 prima del marcapunto le lavoro insieme a diritto. Le prime 2 dopo il marcapunto le lavoro insieme a diritto ritorto. Questi sono le diminuzioni, scusate, non gli aumenti ovviamente. Queste sono le diminuzioni che dobbiamo fare per la punta del piede. Ora dobbiamo ripetere questa sequenza 4 volte alternando il giro della diminuzione a un giro di maglie basse normali. Quindi adesso io farò, questo è il primo giro di diminuzioni, farò tutto, di nuovo maglie basse, a maglia rasata, maglia dritta, dobbiamo fare un giro di diminuzioni e un giro tutto di maglie dritte, pari, senza far niente. Il terzo giro avrà le diminuzioni, il quarto giro avrà tutte maglie dritte. E via così, dobbiamo diminuire 4 volte alternando 4 giri di maglia rasata. Quindi abbiamo fatto un giro di diminuzioni, uno di maglia rasata, uno di diminuzioni, devo finire con un giro di maglia rasata. Poi diminuiremo per 6 giri tutti di diminuzioni, non ci sarà più l'alternanza di giri dove non si diminuisce. Quindi 4 giri, 4 ripetizioni di un giro con le diminuzioni e un giro no, e poi 6 giri tutti con le diminuzioni. Nel frattempo, cioè non sto a farvi vedere a ogni singolo giro che faccio le diminuzioni, ci rivediamo quando il ferro circolare sarà diventato troppo lungo. Non avrò più una circonferenza sufficiente, son già quasi lì, perché già i punti fanno fatica a girare, era proprio al limite del quasi troppo grande questo ferro, ma più piccoli non ne ho ancora trovati. Quando dovrò passare sul gioco di ferri vi faccio vedere come distribuisco i punti. Naturalmente qualcuno di voi probabilmente sta già lavorando col gioco di ferri, l'ha fatto tutto col gioco di ferri. Sono io che non li amo e quindi più riesco a evitarli, meglio è. Però allora, l'ultima volta che ridico la stessa cosa, non sono cose che dovete sommare, sto ripetendo la sequenza, 4 sequenze di un giro, un ferro di diminuzioni e un ferro a maglia rasata e poi 6 ferri con le diminuzioni. Nel frattempo, appunto, ci vedremo solo non tanto per rivedere le diminuzioni, quanto per vedere come passo da ferro circolare a gioco di ferri. Niente, faccio già che passarlo sui ferri. Il secondo giro di diminuzione ho fatto la prima, intanto lo passo sui ferri. Ma tanto che lo passo come faccio? Io userò 3 ferri per caricare i punti e il quarto per lavorare. Semplicemente cercherò di distribuirli in modo un po' uniforme, ok? Anche perché alla peggio, se anche al primo giro la si sbaglia, col secondo e col terzo li si sposta. Peraltro, con il gioco di ferri è sempre meglio spostare ogni volta da un ferro all'altro qualche punto, non lasciarli sempre nella stessa posizione, perché sennò il rischio è che la riga fra i 2 ferri, la riga di snodo, rimanga segnata, rimanga un pochettino più molla delle altre. È per quello che non mi piace il gioco di ferri. Ma visto che tanto devo lavorare, vi racconto una cosa sul nodo. Mi è capitato in questo secondo calzino un nodo, anche questo lavoro, anche lui sta rendendo
sta vendendo cara la pelle. Non ho ancora passato il filo, adesso non lo trovo, ma da qualche parte ho i 2 stroppini da far passare. Comunque in buona sostanza, ecco qua, lo sento. Era su questo motivo. L'operatore della macchina che gomitolava, che ha trovato il nodo, poverino, si è anche ingegnato e ha legato insieme 2 pezzi apparentemente uguali, ma ovviamente non era la stessa sequenza di punti. Cioè, mi ha legato insieme un punto dove c'era bianco e verde con un altro dove c'era bianco e verde, ma era un punto che si trovava in questa fase del disegno e l'ha legato con un punto che si trovava in questa fase del disegno. Se non avessi controllato, io mi sarei trovata un calzino, cioè tutto il mio lavoro per avere i 2 calzini perfettamente appaiati sarebbe andato a farsi friggere. Quindi se vi capitano i nodi in un tipo di filato del genere, non accontentatevi io non li lascio mai non lascio mai il nodo che c'è nel gomitolo, perché poi a me si disfano, cioè non so se sono io che sono sfortunata, ma nel lavaggio, poi tendono ad aprirsi. Quindi io li rifaccio di mio, li rifaccio con gli stroppini lunghi, così che dopo li affranco in modo sicuro. Ma non limitatevi a, rinforzare il nodo, controllate anche la sequenza del vostro motivo. Questo naturalmente solo se state usando questo tipo di filato. E niente, almeno certo che ho dovuto cambiare il gomitolo, però ecco, finalmente ho qua il sacco. Come vi dicevo, il mio era un sacco offerta. Io ho comprato alla cieca questi gomitoli che sicuramente hanno dei difetti, perché se no non sarebbero il pacco stock. Pazienza, lo metto in conto, a parte che un nodo è accettabile da un gomitolo di filato. Può succedere, certo che se avete solo un gomitolo, può succedere che dovete scartarne una parte e magari vi mette in difficoltà. Certo che la parte che scartate non la buttate, magari vi viene buona dopo da aggiungere per arrivare alla fine del vostro piede. Allora, come dovete ragionare? Dovete ragionare per far sì che il punto delle diminuzioni e degli aumenti non vi capiti subito troppo in punta sul vostro ferro, sul vostro gioco di ferri. Io son già andata oltre, pazienza, dopo farò scorrere dei punti. In questa adesso cambio il ferro da continuare a caricare, ma sono arrivata al marcapunto, quindi in questo ferro devo fare le diminuzioni. Quello lo continuate a fare normalmente, non cambia niente. Da adesso in poi semplicemente sarete sul gioco di ferri e non sul microcircolare. Allora, qui ho la prima diminuzione a dritto. Abbiate pazienza, quando lo faccio vedere a voi devo fare così perché non sono comoda con le braccia, ma io poi normalmente non sposto il filo per caricare quello delle diminuzioni. Adesso sono davvero con un ostacolo importante. Opla, eccoci. Ho finito il giro delle diminuzioni. Io cerco di far sempre in modo che i marcapunti, il marcagiro rimangano nella parte centrale del ferro, così da avere un po' di agio prima di dover spostare tanti punti per far quadrare il lavoro. Allora, comincio il secondo ferro di maglia rasata. Mi aspetteranno altre 2 ripetizioni di questa sequenza e poi i 6 giri tutti di diminuzioni. L'ultimo vedremo alla fine cosa va fatto, ma ormai ragazze di lavoro ne rimane davvero poco. Direi che adesso vedete, sto cercando di distribuire sui 3 ferretti. Qua ne ho messi un sacco, dopo ne sposterò su questo perché sono troppo vicina al marcapunti, anche di qua son molto vicina. Vanno un po', i marcapunti, questi 2 soprattutto dove gli capitan le diminuzioni ai 2 lati, dovete cercare di ottenerli almeno all'inizio in giro, in centro al ferro, così da non dover spostare troppa roba continuamente. Ci vediamo ormai praticamente alla fine del lavoro. Allora, ho finito il quarto giro di maglia rasata senza diminuzioni e adesso comincio con i 6 giri di diminuzioni a ogni giro. È presto fatto il conto che con la prima allora per il primo giro di diminuzioni i punti ce li ho, ma poi ho già il
segno della fine giro. Non possiamo ancora toglierlo perché ancora ci serve sapere dov'è la fine del giro. Però semplicemente che cosa farete? Lo sposterete in là di un punto a ogni giro, ok? Vi serve a capire pressappoco dove dovrete far finire la lavorazione, anche se non sarà più il punto esatto, poco male. Se lo togliete adesso, perlomeno dovete mettere un segno nel calzino, però in realtà questo giro di diminuzioni passerà oltre, quindi alla fine risulterà che la fine del giro è sul davanti. Io invece preferisco che rimanga sempre nella parte sotto, così che poi un eventuale nodo che non sarà vista sopra il calzino, per quanto stiamo parlando di questa zona dopo, ok? Anche perché si arriverà che davvero rimarranno pochissimi punti e li si chiuderà tutti insieme con l'ago, quindi il mio è un eccesso di attenzione che si può anche evitare. Comunque da questo giro si diminuisce prima e dopo il marcapunti a ogni giro per un totale di 6 volte. Di 6 giri, non di 6 diminuzioni, eh. Ci siamo. Ultimo giro. Ho fatto 6 giri di aumenti. Non ho ancora chiuso il giro, ma solo perché adesso se no perdo il marcapunto. Ora dovremmo avere, io li ho, ma ammetto che è fortuna a questo punto, 12 punti sui ferri e dobbiamo chiuderli nell'ultimo giro 2 a 2 fino ad arrivare praticamente a 6 punti. Ovviamente a questo punto i marcapunti li perderemo e niente, anche se arrivate che c'è un punto in più, poco male, siamo talmente nel piccolo che non succede niente. Ora chiudo l'ultimo punto. Perdonatemi, a questo punto tenere in mano i ferri, il gioco di ferri per me è un disastro, mi scappa via roba da tutte le parti. Chiudo l'ultimo punto del sesto giro di diminuzioni. Devo aver detto aumenti, vero? Scusate, ovviamente sono sempre diminuzioni. A questo punto fine, tolgo tutti i segni e tra l'altro devo anche un po' accorpare i punti perché sennò non riesco a chiuderli 2 a 2. Quindi li passo da un ferretto all'altro e a coppie li chiudo a dritto e basta. Createvi voi un riferimento, sapete che dovete fare il giro fino a quando non arrivate di nuovo a vedere un qualche segno che avete sul ferro. Oppure, se riuscite a non distrarvi, dovete contare 6 diminuzioni a dritto. Naturalmente voi i punti li avrete su magari dispari. Li fate scorrere mano a mano sul nuovo ferro, così da poter lavorare sempre a coppie. Vi ho risparmiato le ultime contorsioni, ma ci siamo. 6 punti, tutte le diminuzioni fatte. Ora tagliamo il filo e con un ago da lana andiamo a bloccare, a ripassare i punti in modo che non cadano. In modo semplice, pescate proprio ogni singolo punto. Io di solito passo 2 volte così da tirare bene e non rovinarli. Quindi dovete scaricare tutti i punti, se riuscite direttamente 2 da ferro. 1. Oh, certo che non collaborano. 2 e 3. Io adesso ripasso di nuovo dentro i punti appunto per tirare bene e poi dall'interno del lavoro ovviamente un nodino e passo il filo. Non tagliate mai vicino al nodo, si ripassa nel lavoro così da portare il filo lontano il punto dove viene tagliato il filo lontano dal nodo, perché sennò il rischio, occhio, è sempre di andare poi ad avere un nodo che si disfa con il lavaggio. Adesso qua mi è rimasto fuori un punto, dal rovescio andrò a recuperarlo. E direi che con i nostri calzini abbiamo fatto. Ovviamente oltre al filo della punta vanno ripassati tutti, questo era il mio nodo,
Quando passate i fili dovete cercare di muovervi in diagonale nella trama a rovescio del vostro lavoro a maglia e possibilmente l'andata e il ritorno non vanno fatti negli stessi punti per evitare che il lavoro presenti una parte più rigida, più evidente, più sensibile. Quando lo indossate lo sentite se una parte è più spessa delle altre, soprattutto in un calzino. Ovviamente ho chiuso anche il giro dell'avvio e anche il secondo calzino è finalmente finito. Io sui calzini sono lenta, 1 perché sono lenta io, 2 perché ho sempre poco tempo da dedicare. Allora, ehm, dai accettabile. Purtroppo questa punta ha un pochino meno rosso sopra, però ottenere davvero cioè la stampa non è così precisa da ottenere che, si sviluppi davvero su 2 gomitoli nello stesso modo. Allora, adesso questo calzino ovviamente devo ancora un po' metterlo in forma, però sono lunghi uguali. Il disegno tutto sommato è ripetuto bene. Mi piace molto questo modello perché si arriva davvero con la punta a sfumare, non c'è cucitura, che è uno dei punti deboli delle calze. Mi piace meno, se posso essere ipercritica, l'avvio perché trovo che si apra un po' tanto, che spanci. Quelle diminuzioni non mi hanno convinto. Devo studiare qualche altro modello o arrivare a svilupparne uno di mio. Però indossato, dopo ve lo faccio vedere, indossato è eccezionale. Quindi io sono molto felice, trovo che sia sempre un gran lavoro, ma mi dà grande soddisfazione quando lo finisco. Spero che vi abbia aiutato a capire più che altro magari come leggere un modello, perché questo non è che si può davvero fare da tutorial. Voglio vedere le vostre calzine, voglio sapere se conoscevate già questo tipo di filato o se insomma vi ha un po' svoltato questo tipo di lavoro. E niente, ci vediamo al prossimo video, aspetto le vostre foto.